Ciao, oggi ti mostro come preparare un panettone fatto in casa secondo la tradizione. Parti spezzettando in una ciotola 120 g di lievito madre. Versa 100 g di acqua a 28 gradi centigradi. Usa il gancio a foglia e mescola per 1 minuto a bassa velocità. Poi aggiungi 215 g di farina per panettoni setacciata e 60 g di zucchero semolato. Mescola sempre a bassa velocità fino a quando l'impastatrice riuscirà a lavorare agevolmente. Dopodiché inserisci il gancio per impastare e aggiungi 46 g di tuorli a temperatura ambiente. Aggiungi i tuorli uno alla volta, aspettando che quello precedente venga assorbito prima di aggiungere il successivo. Aumenta leggermente la velocità e continua ad impastare per un totale di 15 minuti. A questo punto aggiungi 60 g di burro a pomata e continua a impastare a bassa velocità fino a quando l'impasto diventerà liscio e omogeneo. Ci vorranno circa 5 minuti. Copri il contenitore con pellicola trasparente e lascia lievitare per 2 ore a 28 gradi centigradi e poi altre 10 ore a temperatura ambiente. L'impasto deve raddoppiare di volume. Prima di passare alla fase successiva, prepara gli aromi da incorporare nell'impasto, sminuzzando 16 g di scorza di arancia candita, 6 g di cedro candito, 3 g di zucchero semolato, 6 g di miele, e 3 g di acqua. Quindi taglia a dadini 50 g di cedro candito e 50 g di scorze di arancia candite. Poi lascia riposare in acqua 140 g di uva sultanina. A questo punto torna all'impasto e grattugia la scorza di un limone biologico. Poi aggiungi 70 g di farina per panettoni setacciata, 40 g di farina Manitoba setacciata, 65 g di zucchero semolato, 4 g di latte in polvere, 2 g di sale, 3 g di malto,
e 50 g di acqua a 15 gradi centigradi. Impasta a medio-bassa velocità. Estrai la polpa da mezza bacca di vaniglia. Aggiungi la vaniglia e 46 g di tuorli a 4 gradi centigradi, aggiungendo un tuorlo alla volta come in precedenza. Impasta per un totale di 7 minuti, quindi aggiungi la massa aromatica e prosegui ad impastare per altri 12 minuti. Nel frattempo grattugia 5 g di cioccolato bianco che puoi sostituire con 3 g di burro di cacao e scioglilo in 60 g di burro fuso. Lascia raffreddare il burro perché venga incorporato a pomata. Quindi aggiungi il burro e lascia impastare fino a quando l'impasto assorbirà completamente il burro. A questo punto aggiungi i canditi e l'uva sultanina ben sgocciolata. Porta l'impasto su un piano unto con burro o olio, ungi bene le mani, forma una palla e lascia riposare l'impasto a temperatura ambiente per 30 minuti. Al termine dei 30 minuti forma nuovamente una palla. Porta l'impasto nello stampo per panettoni, copri con pellicola trasparente e lascia lievitare per 3 ore a 28 gradi centigradi e poi a temperatura ambiente fino a quando la massa arriverà ai bordi dello stampo. Prima di infornare, pratica un taglio a croce sulla sommità e adagia una noce di burro al centro della croce. Inforna in forno statico preriscaldato a 200 gradi centigradi, quindi abbassa subito la temperatura a 180 gradi centigradi e cuoci per 15 minuti. Successivamente abbassa ancora la temperatura a 170 gradi centigradi per 40 minuti. Dopo 40 minuti inserisci la sonda del termometro per alimenti al centro del panettone. Se necessario copri la sommità del panettone con un foglio di alluminio e prosegui la cottura fino a quando il cuore del panettone raggiungerà la temperatura di 93 gradi centigradi. A questo punto porta il panettone su una gratella e usa l'apposito spillo per appendere il panettone a testa in giù. Copri con un canovaccio da cucina e lascia raffreddare completamente.
Una volta raffreddato puoi conservare il panettone ben chiuso in una busta di plastica per alimenti e consumarlo dopo un tempo di riposo di 24-48 ore. Guarda anche la ricetta della nostra veneziana milanese o del pandoro di Verona. Iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.